Ciao a tutti! Oggi vedremo come fare una simpatica idea regalo, cioè come confezionare a casa queste bombe da bagno a forma di minion che possiamo realizzare senza utilizzare l'acido citrico. Nel web avevo trovato diverse ricette per confezionare le bath bomb, ma nessuna di queste mi aveva convinto, anche perché o rimanevano troppo unte o richiedevano ingredienti che sono di difficile reperimento. Con queste invece possiamo utilizzare 3 ingredienti che sono facilmente alla portata di tutti, anche perché sono economici. Quello che ci serve sono semplicemente granuli effervescenti, quelli che si usano per facilitare la digestione, sale grosso, amido di mais, olio di semi, dell'acqua o dell'acqua distillata, io uso questa alle rose, il vostro olio essenziale preferito, coloranti alimentari giallo e blu. Servirà anche un contenitore di plastica di quelli che si trovano dentro gli ovetti di cioccolato. Inizio tritando con il robot la granella effervescente per polverizzarla. Aggiungo un misurino di amido di mais e un misurino di sale grosso. Ora miscelo tutti e 3 gli ingredienti. Passo a preparare la soluzione con la quale formerò l'impasto. Per farla uso un misurino più piccolo, metterò un misurino di acqua distillata, un misurino di olio, qualche goccia del vostro olio essenziale preferito, come vedete la soluzione è miscelata perfettamente. Sempre mescolando, aiutandomi con una frusta, ora metto poca soluzione per volta nel composto agire velocemente in modo che i granuli effervescenti non inizino a frizzare. Se vedete che il giallo è troppo tenue come intensità, potete andare ad aggiungerne altro direttamente nel composto. Toccandola, mano a mano che la lavorate, vi accorgerete che prenderà la consistenza della sabbia bagnata. Dovete continuare ad aggiungere la soluzione liquida fino a che non inizierà a compattarsi. Per capire se il composto ha raggiunto il giusto grado di umidità, possiamo fare una prova, cioè formiamo una pallina. Proviamo ad attaccarle insieme e poi proviamo a staccare le due metà. Se non si staccano e non si sbriciolano, vuol dire che la consistenza è quella giusta. Ora ripeto gli stessi passaggi per formare il composto blu. La giusta umidità e consistenza di entrambi i composti, possiamo passare a formare il minion utilizzando un contenitore di sorpresine. Come vedete io l'ho bucato sopra, farò la stessa cosa anche da questa parte. Usando un paio di forbici appuntite vado dapprima a bucare al centro e poi taglio. Questo foro circolare che faccio mi aiuterà poi a sformare il minion. Userò quello più piccolo per il blu e quello più alto per il giallo. Inizio a riempirli. Premete bene tenendo tappato il buco, perché se no, se schiacciate, uscirebbe tutto da sotto. Riempite bene. Con il giallo fermatevi a filo del bordo. Ora riempite anche il blu. Ma con il blu invece dovete fuoriuscire. Ora dobbiamo unire le due parti, quindi uniamo e schiacciamo bene. Quando fate questa operazione cercate di non stare sopra le due ciotole, perché sennò i colori potrebbero mischiarsi. Ora, aiutandovi spingendo dal buco, sformate la parte sotto. Compattate se fosse necessario e poi, aiutandovi dal buco sopra, spingete per sformare, facendo anche un po' di pressione sui lati della formina.
Se capita anche a voi una cosa di questo tipo, cioè che non riuscite a sformare perché si spezza, lasciate così, andate ad aggiungere ancora un po' di composto blu, andate a unire schiacciando forte, facendo un po' di pressione sui lati, andate poi a sformare. Ecco, fate sempre attenzione poi quando maneggiate il giallo di avere le mani pulite, eventualmente togliete le parti in blu usando la punta di un coltello. Che procedete nella lavorazione vi accorgerete che i due colori inizieranno a fare sempre più fatica ad attaccarsi, questo perché si asciugano, quindi basterà aggiungere in ognuno un pochino della soluzione colorata che avevamo fatto all'inizio. Giunti alla fine, quindi quando il composto giallo e il composto blu saranno in quantità troppo misera per formare altri minion, potete unirli raccogliendo anche tutte le briciole che si erano sparse prima sul piano di lavoro, e usando le palle di plastica si usano a Natale oppure queste palline che contengono le sorprese nei distributori, possiamo decidere di formare o delle palle oppure delle semisfere. Il procedimento è sempre quello, quindi dobbiamo riempire la formina e compattare bene. Per velocizzare l'asciugatura possiamo mettere le forme in frigorifero. Ora ci rimane solo da fare la prova per vedere se l'esperimento è riuscito, quindi se queste bombe da bagno frizzano. Io spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto. Se fosse così potete lasciare il vostro like, iscrivervi al canale, condividere il video e lasciare nei commenti suggerimenti o richieste per i prossimi progetti. Ciao e alla prossima!